Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Il kimono è il protagonista del guardaroba primaverile. È uno dei capi più versatili, pratici e comodi che una donna possa amare. In questo tutorial vi mostro come realizzare una versione fresca, leggera e vivace con questo punto e rete davvero molto semplice da realizzare. Userò il King, una fettuccia in misto cotone composto dal 60% cotone e il 40% acrilico. Questa che ho scelto io è il corallo. Una rocca di questi pesa 250 grammi ed è lunga 500 metri. Qui è consigliato l'utilizzo dell'uncinetto del 5x7, io in questo caso utilizzerò l'uncinetto del numero 5. Prima di iniziare vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale di iscrivervi e attivare la campanellina in modo da non perdervi tanti prossimi video tutorial che pubblicherò. Detto questo, iniziamo col tutorial. Per fare il pannello dietro per una taglia S, quindi vi ricordo che sto facendo una taglia S, io ho montato 78 catenelle. Come larghezza mi ritrovo con 50 cm, uncinetto del 5. Il motivo che ho scelto è un multiplo di 4 più 2 e si sviluppa in due righe, la riga delle maglie alte e la riga delle maglie basse. Quindi sono andata avanti e mi sono alzata per 50 cm. Arrivati a 50 cm, che sarebbe qui, diciamo, vado a montare delle catenelle da una parte, da questa parte, per 35 cm. Quindi montate le catenelle per quanto ve ne serve. Quindi più lunga volete la manica, più catenelle montate, che sarebbe questa, vedete? Quindi ho montato le catenelle da questa parte. Arrivati a questo punto vado a tagliare il filo. Quindi passo dall'altra parte, da questa parte, e mi aggancio a questo punto. Quindi qui mi aggancio qui e vado a montare lo stesso numero di catenelle che ho montato da una parte, li vado a montare da questa parte. Arrivati alla fine che ho montato tutte le catenelle, parto con il motivo e vado a fare il mio motivo. Quindi quando andate a montare le catenelle andate ad aggiustare il vostro multiplo, quindi andate ad aggiustare il multiplo di 4. Quindi vado a lavorare il mio motivo, vedete? Quindi lavoro il mio motivo, lavoro sulle catenelle, anche su queste catenelle, e ritorno indietro. Quindi vado a fare giri di andata e ritorno, mi alzo per 19 cm. Quindi quanto volete larga la vostra manica vi alzate. Se volete la manica più stretta andate a fare meno giri. Quindi per una taglia S io ho montato, nel pannello grande ho montato 78 catenelle, nei pannellini piccoli, nei due pannellini piccoli ho montato 42 catenelle. Ho messo le catenelle, quindi quando andate a montare le catenelle aggiustate sempre il multiplo di 4, ok? Perché abbiamo un multiplo di 4 da seguire. Perché vedete qui praticamente iniziamo da una parte, andiamo a fare il motivo, quindi aggiustate il multiplo. Quindi per quanto volete lunga la vostra manica andate a montare le catenelle rispettando il multiplo di 4, non ve lo scordate. Allora ho avviato un po' di catenelle per fare un piccolo campione del pannello dietro della T, vedete? Quindi stiamo iniziando qui da sotto. Quindi qui nel mio progetto originale ho fatto 78 catenelle e misura 50 cm. Qui naturalmente faccio un po' di catenelle per fare un piccolo campione. Quindi primo giro, partiamo qui da sotto, quindi faccio una catenella, rientro qui nella seconda maglia dall'uncinetto e vado a fare una maglia bassa, quindi la prima, la seconda, quindi ripasso tutta la catenella a maglia bassa. Allora, ripassata la catenella a maglia bassa, quindi siamo partiti qui, da questo punto, andiamo a fare il motivo. Quindi il motivo si sviluppa in due righe. Faccio una catenella e volto il mio lavoro, quindi prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a fare una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entro nel secondo
punto e vado a fare la seconda maglia alta, qui vado a fare 2 catenelle, salto 2 maglie di base, filo sull'uncinetto, 1 2, entro nella terza e vado a fare 1 maglia successiva e 2 maglie alte. Quindi questo è il motivo: 2 maglie alte, 2 catenelle, salto 2 maglie di base, 2 maglie alte, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, salto 1 2, entro nella maglia successiva e vado a fare 1 e 2 maglie alte. Quindi il motivo è un motivo semplicissimo: 2 catenelle, salto 2 maglie di base, vado nella terza e vado a fare 1 e 2 maglie alte. Quindi continuiamo fino alla fine: 2 catenelle, salto 1 e 2, entro nella penultima maglia e vado a fare maglia alta, e nell'ultima maglia, che sarebbe questa, eccola qua, vado a fare una maglia alta e 2. Ok, quindi il primo giro di motivo è terminato. Andiamo a fare il secondo giro: una catenella, volto il mio lavoro, entro nella prima maglia e vado a fare maglia bassa, nella seconda maglia, quindi sopra la maglia alta, vedete, una maglia bassa, sulle 2 catenelle vado a fare 2 catenelle, qui c'è le 2 maglie alte, vado a fare 1 e 2 maglie basse. Tutto questo è il motivo: sulla catenella 2 catenelle, sulle 2 maglie alte 2 maglie basse, 1 e 2, 2 catenelle, sulle 2 catenelle, sulle 2 maglie alte 2 maglie basse, 1 e 2, 2 catenelle, salto le 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 maglie basse, 1 e 2. Ecco qua, qui si conclude il motivo in 2 righe, quindi la riga delle maglie alte, la riga delle maglie basse. Andiamo avanti, iniziamo di nuovo un altro motivo, quindi una catenella, volto il lavoro, filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia bassa e faccio una maglia alta, filo sull'uncinetto, entro nella seconda maglia bassa e faccio una maglia alta, sulle 2 catenelle vado a fare 2 catenelle, qui ci sono le 2 maglie basse, vado a fare le 2 maglie alte, 1 e 2, sopra la catenella vado a fare 2 catenelle, quindi continuiamo fino alla fine. Ok, adesso giriamo il lavoro e la volta delle maglie basse, quindi una catenella, volto il lavoro, sulla maglia alta maglia bassa, sulla maglia alta maglia bassa, sulle 2 catenelle vado a fare 2 catenelle e vado a continuare a fare il giro, la riga delle maglie basse, quindi sulle 2 maglie alte facciamo 2 maglie basse, sulla catenella andiamo a fare 2 catenelle e così via per la lunghezza desiderata. Arrivati a questo punto ho finito, mettiamo che ho finito i miei 20 giri di motivo, andiamo a fare 8 giri di maglie alte, quindi vado a fare una catenella, volto il lavoro, prendo il filo sull'uncinetto e ogni maglia bassa vado a fare una maglia alta. Qui abbiamo 2 maglie basse, andiamo a fare 2 maglie alte, qui abbiamo le 2 catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte, quindi 1 e 2, qui nelle 2 maglie basse 2 maglie alte, 1 e 2, nelle 2 catenelle 2 maglie alte,
ok? Quindi sulle 2 maglie basse andiamo a fare 2 maglie alte, mentre sulle 2 catenelle andiamo a fare 2 maglie alte, quindi completiamo tutta la riga. E di questi giri di maglie alte ne andiamo a fare 8, quindi questo pezzettino andiamo a fare 8 giri, quindi questo è il pezzettino dove abbiamo fatto gli 8 giri di maglie alte, quindi dobbiamo fare 8 giri di maglie alte. Quindi io mi fermo naturalmente a un giro perché sto facendo un piccolo campione. Ora, se dobbiamo fare il pannellino davanti, andiamo a fare le catenelle da questa parte, quindi 1 2 3 4, quindi aggiustando sempre il nostro multiplo, quindi andiamo a fare delle catenelle e aggiustiamo il nostro multiplo. Io mi fermo magari a un paio di catenelle, ok? Quindi se dobbiamo fare il pannellino, vedete il pannellino davanti, uno dei 2 pannellini davanti, andiamo a fare le catenelle solamente da una parte e andiamo a fare giri di andata e ritorno sia da una parte che dall'altra, quindi giri di andata e ritorno. Mentre se dobbiamo fare il pannello dietro, che sarebbe questo, andiamo a montare prima le catenelle da questa parte, tagliamo il filo da questa parte e ci agganciamo a questo punto, quindi ci agganciamo qui da questa parte, naturalmente ci agganciamo qui e andiamo a montare le catenelle anche da questa parte, quindi andiamo a fare giri di andata e ritorno da una punta della catenella all'altra, ok? Quindi questo è semplicissimo. Allora io monto le catenelle e poi mi aggancio da questa parte. Allora ho montato le catenelle da questa parte e ho tagliato il filo, quindi ho montato per 2 volte sempre rispettando il multiplo di 4. A questo punto mi aggancio a questa, da questa parte, quindi mi aggancio qui nell'ultima maglia, quindi vado a fare maglia bassissima e vado a montare le catenelle, quindi 1 2 3 4 5 6 7 e 8, quindi ho montato le catenelle, vedete, per formare la T, vedete qui. A questo punto andiamo ad iniziare il nostro motivo. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, rientro nella seconda, vedete qui dall'uncinetto, e vado a fare la prima maglia alta, entro nella seconda catenella e vado a fare la seconda maglia alta, vedete 2 maglie alte, 2 catenelle, salto, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, entro nella terza qui e vado a fare 1 e 2 maglie alte. Qui vado a fare le due catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto le 2 catenelle qui, entro nella prima maglia alta, vedete questa è la prima maglia alta, e vado a fare le 2 maglie alte, 1 maglia successiva, maglia alta e 2, vedete, quindi 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle, salto 1 e 2, vado nella terza e vado a fare maglia alta, maglia successiva, maglia alta, 2 catenelle, salto 1 e 2, maglia alta, 2 catenelle, salto 1 e 2, maglia alta e maglia alta, vedete, quindi 2 catenelle, salto 1 e 2, vado a fare maglia alta e maglia alta, 2 catenelle, salto 2 catenelle, quindi 1 e 2, entro qui nella terza e vado a fare 1 e 2 maglie alte, 2 catenelle, prendo il filo sull'uncinetto, salto 1 e 2, entro qui nella penultima maglia, vado a fare maglia alta e nell'ultima maglia vado a fare maglia alta. Ok, abbiamo finito, vedete, il primo giro. Naturalmente poi i fili li andiamo a nascondere, vedete, e ho finito il primo giro. Andiamo a fare il giro delle maglie basse, quindi è una cosa che si ripete: una catenella, volto il mio lavoro, quindi nelle 2 maglie alte vado a fare 1
e 2 maglie basse. Sulle 2 catenelle vado a fare 2 catenelle, qui abbiamo le 2 maglie alte, vado a fare 2 maglie basse, 1 e 2 catenelle, 2 maglie basse, 2 catenelle, 2 maglie basse e così via per la lunghezza che noi desideriamo. Quindi un lavoro veramente semplicissimo. Quindi a questo punto mettiamo da parte il campione e prendiamo il progetto originale. Quindi messo da parte il mio campione, ho preso il mio pannello dietro, vedete, questo è un unico pannello a forma di T, mentre i 2 pannellini vengono tagliati al centro. A questo punto io direi di unire le nostre parti, quindi andremo a fare una cucitura sotto braccio e tutto il fianco, sia da una parte che dall'altra, e poi andremo a fare qui, quindi spallina e braccio, andremo a fare una cucitura lasciando un paio di centimetri per l'apertura del collo. Ok, quindi andiamo a fare le nostre cuciture. Messo il pannellino piccolo, vedete, ho unito il pannellino piccolo con il pannellino grande, ho messo delle mollette, così adesso vado a fare la cucitura. Qui per quanto riguarda il collo ho lasciato un paio di centimetri, quindi ho lasciato 1 2 3 4 quadretti, vedete. Quindi andiamo a fare la cucitura da un marcapunti all'altro, quindi andremo a fare la cucitura tutta qui, poi andremo a fare la cucitura sotto braccio e poi andremo a fare la cucitura da questa parte, ecco qui, tutta da questa parte. Ok, quindi partiamo con la cucitura. Allora, terminate le nostre cuciture, vedete, sulla spallina, sotto braccio e poi tutto il laterale, sia da una parte che dall'altra. Quindi abbiamo già montato il nostro kimono. A questo punto andiamo a fare un piccolo bordino. Si può fare o a maglia mezza alta o a maglia bassa. Quindi partiamo da un punto, facciamo tutto il giro e andiamo a fare giri di andata e ritorno o a maglia bassa o a maglia mezza alta. Per quanti giri, naturalmente, per quanto vogliamo alto il nostro bordo, largo il nostro bordo, andiamo a fare dei giri. Quindi io prendo il filo e l'uncinetto e vado ad iniziare facendo dei giri a maglia bassa. Io ho deciso di farla a maglia bassa, quindi partiamo qui da questo punto e andiamo a fare la prima maglia bassa. Quindi entro, vado a fare una maglia bassissima, poi rientro di nuovo e vado a fare una maglia bassa. Quindi noi abbiamo qui abbiamo una maglia alta e una maglia bassa, una maglia alta e una maglia bassa. Quindi il nostro motivo si sviluppava in 2 righe, quindi una riga con la maglia alta, una riga con la maglia bassa. Quindi nella riga della maglia alta, che sarebbe questa, andiamo a fare una maglia bassa e una maglia bassa la andiamo a fare sulla maglia bassa, sulla riga della maglia bassa. Quindi andiamo a fare un'altra maglia bassa, quindi una maglia bassa nella riga della maglia alta e una maglia bassa nella riga della maglia bassa, ecco qui. Ok, quindi noi abbiamo qui, vedete, qui abbiamo la riga delle maglie alte e la riga delle maglie basse. Quindi una maglia bassa la andiamo a fare nella riga della maglia alta, entrando con l'uncinetto andiamo a fare una maglia bassa e una maglia bassa la andiamo a fare nella riga della maglia bassa, qui, ecco qui. Quindi continuiamo
a fare tutto il giro e ci vediamo proprio qui all'angolo, dove qui all'angolo, nei due angoli qui, vedete, qui nei due angoli andiamo a fare 3 maglie basse, quindi nella punta qui andiamo a fare sia 3 maglie basse da una parte e 3 maglie basse nell'altra punta qui, quindi qui, quindi andiamo a continuare con le maglie basse, tutto qui, e arriviamo qui alla punta, vedete, ho fatto tutte le maglie basse, sono andata avanti e qui mi rimane l'ultima maglia bassa da lavorare, quindi nell'ultima maglia, nella punta, vado a fare 3 maglie basse, quindi 1, 2, questa ce la segniamo perché qui andremo a fare sempre 3 maglie basse per girare naturalmente e 3, vedete, quindi viene così, quindi qui nel secondo giro, nel terzo giro, a secondo quanto giri andiamo a fare, andremo a fare sempre qui 3 maglie basse e continuiamo a lavorare le maglie basse. Allora, a questo punto andiamo avanti con i giri di andata e ritorno per quanto vogliamo noi, per 2, 3, 4, quanti giri vogliamo fare, facciamo sempre ricordandoci che qui praticamente dove abbiamo messo il segnapunti andiamo a fare sempre 3 maglie basse, sia da una parte naturalmente sia in questa punta che in questa punta, andiamo a fare 3 maglie basse, quindi andiamo a completare tutto il bordino per quanti giri vogliamo noi e poi ci vediamo qui per naturalmente continuare. Allora, ho fatto 4 giri di maglie basse qui per fare il bordino, ok, quindi il mio kimono è terminato. Bene, il tutorial termina qui, vi ringrazio tantissimo per la visione, noi ci vediamo ad un prossimo tutorial sempre qui sul canale di Dolce Vita. Un saluto a tutti.